Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con Dario, ok? Siamo pronti per avere un altro di quegli ospiti un po' trasgressivi nel mondo del wargame, molto trasgressivo. Esattamente. Presentati. Eccomi qua. Ciao ragazzi, io sono Dario. Forse avete sentito parlare di me per programmi come Monsters Behind the Mask, un podcast dedicato a Carnevale. Esatto, Forse io sì. probabilmente solo per quello avete sentito parlare di me, Io sì, voglio sperare. è importantissimo. Non dovrebbero Ci esserci... sono anche mali lì, quello non è... Sì, no, bisogna, perché comunque purché se ne parli. Perché se ne parli? Esatto. Perché se ne parli? No, niente, appunto, sono venuto fuori con questa cosa del podcast Sì. dedicato a Carnevale, che Sì. è uno dei miei giochi preferiti. Ok. Stiamo parlando di appunto un gioco skirmish ambientato in una Venezia fine 700, Sì. horror con elementi in stile un po' Assassin's Creed, È insomma. un po' Lovecraft. Un po' Lovecraft, ma qualcuno mi abbia detto basta con questo Lovecraft, ci sono anche altri autori horror. Ho capito, ma Non se è qua ci vero, sono gli continuano ad ingredienti... uscire solo cose Lovecraft, ok? È uscita Volentieri. oggi un'espansione di un gioco famoso a tema Lovecraft. Quale? Spectre. Ah, non lo so, va bene, Te lo ok, dico, buono, te lo dico, benissimo. te lo dico. Oggi è uscita proprio, Ottimo, letteralmente. fantastico. No, dai, il discorso appunto è io amo l'idea del podcast come mezzo di diffusione. Mi piace Ok, tantissimo perché per una persona che come me ha in generale poco tempo per mettersi a guardare un video, per studiarsi cose, certo, eccetera, ascoltare qualcuno che ti parla della cosa che ti piace di più è una cosa bellissima. assolutamente. E quando appunto mi sono iniziato ad appassionare al gioco di Carnevale, questa cosa mancava. E mi sono messo un po' in gioco, ho detto Certo. proviamo. Sì, È andata abbastanza bene alla fine. Il podcast al momento è sia in inglese con il mio amico Rens Vandenberg olandese, e con il mio inglese stentato, il suo ottimo inglese, in realtà proviamo a raccontarvi le cose riguardo questo sì. gioco. E poi lo faccio anche in italiano con il mio collega amico Matteo Miceli di Ludoverse qua di Milano, che Sì. conosci bene anche tu. Assolutamente dovrebbe venire per un'intervista o comunque mandare qualcuno Dopo te ne dell'associazione. mando, tranquillo. Assolutamente, anch'io gioco in Ludoverse, quindi ci conosciamo tutti benissimo. Onestissimo. Niente, quindi alla fine il podcast è una bella cosa, mi ha messo in contatto con un sacco di gente, Sì, e più o meno bella. Questo è posta di la tua sentenza. No, no, scherzi a parte. È una bella cosa, è una bella evasione, è sì, molto divertente. E appunto, ti dicevo, mi ha messo in contatto con altre persone, sia vabbè la ditta che produce il gioco, che è la sì, TT Combat, sì, di cui io sono una specie di, passami il termine, volontario. ok, Perché gli spingo il gioco, perché insomma gli promuovo le anteprime, mi diverto, è una cosa che chiaro. io adoro fare. Ma anche con altre realtà nazionali, come per esempio Vea Editori, di cui oggi sono membro onorario, perché praticamente Vea è una realtà editoriale tutta italiana, Sì, che nasce dall'idea del mio amico Andrea che i giochi sono belli, non ci sono solo i giochi mainstream, assolutamente. esatto, ci sono tantissime cose belle da provare, belle Sì, da giocare, ma a volte la barriera per noi italiani è una lingua. assolutamente, tanto. Esatto, e quindi l'idea è prendiamo i manuali dei giochi che ci piacciono di più, Sì, li traduciamo sì, e li stampiamo, pubblichiamo insomma in formato certo, cartaceo per certo, permettere anche ai non anglofoni di certo, poter godere di titoli come per esempio War Surge, che a te piace molto, assolutamente. che poi ho lavorato alla traduzione mai più nella vita. Follia, immagino, follia, Lasciamo stare, lasciamo stare. follia. Però anche per esempio i titoli della Battle System come Cold Sì, Space, sì, Maladum, che sono proprio dei board games veri e propri, certo. o titoli agnostici, cioè indipendenti da miniature come County Road Z, Fun Palace, Sì, sì, ce n'è sì. tantissimi Adesso sta insomma, uscendo, è uscito Saga e sta uscendo in tutte le sue assolutamente. forme. Saga per esempio è un gioco che riscuote sempre un successo veramente, veramente, cioè c'è tanta gente che gioca a C'è Saga. tantissima gente che gioca Saga per la velocità, probabilmente perché lo rende più simile a un board game e quindi diventa anche un po' più gestibile e forse anche un po' più meccanico in alcune sue dinamiche. Questo ti dà l'impressione di avere un po' tutto sotto controllo. Ok? Quindi, secondo me, Saga prende tanto quello, cioè c'è la persona che mentre gioca può mettersi lì, pensare quale sarà la sua prossima mossa e sente la partita più sua. Bella, una bella cosa. Io metto a microfoni spenti questa taglia, taglia, taglia. Non ci ho ancora giocato a Saga. No, ma Lo neanch'io. vendo, ma non ci ho ancora No, giocato. no, no, non ci ho giocato No. ancora neanch'io. Io ho fatto qualche demo, Mhm. demo interessanti, però credo di averlo provato con le persone sbagliate perché me lo hanno reso un gioco un pochino lento. Stiamo parlando di Ace qui, vero? No, Ace non sopporta Saga e
non farà Ma nessuna c'è- demo, non farà nessuna demo di Saga con me, Ok. quindi cerco Stavo aiutanti, scherzando. però il concetto è che Saga, secondo me, va giocato nello spirito giusto, perché è un gioco che si faccia molto bene al torneo, però deve essere giocato nello spirito giusto, altrimenti ha l'effetto contrario, cioè diventa macchiavelli. Ok, ho capito. Interessante, lo proverò. Va provato con lo spirito giusto. Comunque ti dico, questo discorso appunto del podcast, di queste Sì, collaborazioni, mi ha fatto conoscere un sacco di gente certo. interessante, anche te, devo dire, anche te, e anche il new body dietro la telecamera. Ciao Jack, ti vogliamo bene lo stesso. E no, veramente sono molto contento, ma al di là poi del mondo del wargame, anche per dire gente come una Villanora o Sì, Silvia di Follow the Black sì, Sheep, sono tutte persone che se non avessi, o Paolo di Happy Work, che certo. purtroppo Che è si arrivato qua, affaccia, eccolo qua. dopo intervistano anche te, Steph. Certo, è qui Però apposta. puoi dire solo cose belle dei tuoi dipendenti. Ciao. No, però nel senso, iniziare per esempio a frequentare più fiere come Sì, Milano War Games, anche da addetto ai lavori, non soltanto da cambia fruitore, tanto. assolutamente, ti dà una prospettiva magnifica. Sì, È un'esperienza che consiglio a tutti se avete la possibilità, anche come associazione, per dire oggi i ragazzi di Ludoverse sono qui insieme a Gilda dei Giochi e tante altre realtà per sì, dimostrare anche Carnevale e ovviamente tantissimi altri titoli assolutamente. fai legami, fai gruppo, e ti confronti con realtà diverse, è una Assolutamente. meraviglia. Assolutamente bellissimo e fa vedere questa fiera più di altre quanto ci sia un legame intorno a tutti i giocatori e ci sia il desiderio di poter condividere questo hobby che in tutto il resto dell'anno c'è, ma non c'è. Ci sono poche fiere dedicate. È vero? Poche fiere dedicate, alcune magari più legate al modellismo, altre meno, altre completamente gioco da tavolo che io non reputo però dedicate al board game. Questa È un altro è, target, è quello. una, sì, sì, assolutamente. Questa Certo. qui è una delle È la più nostra, incisive, è la la nostra, nostra. Vieni qua in questa fiera perché qua sai che puoi dare un contributo vero. assolutamente. Mattia, Io ti ringrazio, ma grazie a te. grazie mille per questa chiacchierata informale. Ringraziamo tutti Dario e seguite il podcast Monsters Behind the Mask. Qua sotto trovate tutti i link per poterlo seguire, ascoltare e tutti i social cui potete Assolutamente. raggiungerlo. Instagram ci sono. Non ho TikTok perché non faccio ancora i balletti, ma Ma quello per è ora. perché no, beh, sono troppo vecchio per Ok, queste basta, cose. allora non lo facciamo più. Non lo facciamo. Aprirò prima o poi una pagina di OnlyFans in Ma cui quella è faccio un'altra le questione. cose in cui mi tolgo il cappello, pelata, se arriva il cappello. Bello quello, mi piace, io mi iscrivo. Assolutamente, non avevo dubbi. Ciao Ciao, ragazzi. grazie.